Wow, ma che stanza è questa? Assurda. Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e benvenuti ancora una volta a Tirana. Nel video precedente abbiamo visto quanto si spende mediamente in un giorno nella capitale albanese. Se non l'avete visto vi lascio il link qui in alto. Oggi però l'obiettivo è spostarci fuori città per vedere due delle principali attrazioni di Tirana. La difficoltà sta nel fatto che ci vogliono alcune ore per fare quello che voglio fare, ma in realtà ne ho pochissima a disposizione perché devo essere alle 17 alla stazione degli autobus per prendere il bus per andare in aeroporto. Quindi ce la farò o perderò il mio volo? Scopriamolo in questo video. Ah, quasi dimenticavo di dirvi una cosa importante. Se venite a Tirana tenete conto che all'aeroporto al volo di ritorno non accettano i biglietti elettronici, quindi sarà necessario stampare il vostro biglietto e lo potete fare in uno dei tanti print shop in giro per la città. Ma adesso non perdiamo altro tempo, colazione al volo, poi andiamo a cercare subito l'autobus per andare fuori città. Molto bene, ottima colazione anche questa mattina. Adesso andiamo a cercare l'autobus e le 11. Eccolo qui. Dopo quasi 30 minuti di autobus siamo arrivati nel bunker più grande di tutta l'Albania, costruito dal regime sovietico durante la guerra fredda per proteggersi da eventuali attacchi nucleari o invasioni straniere. Già all'ingresso, da quello che ho letto, sono circa 3000 metri quadri, all'interno dei quali vengono riprodotti costantemente dei suoni per poter far percepire al visitatore un eventuale attacco al bunker. Tra l'altro l'Albania è uno dei paesi con più bunker in assoluto. Qui c'è la biglietteria. Bello. In centro città c'è anche il bunker 2, però molto più piccolo di questo che io non ho visitato, ho preferito venire direttamente qui. C'è un po' di salita da fare dopo la biglietteria per poter arrivare all'ingresso. Comunque il ragazzo alla biglietteria mi ha detto che vuole circa un'ora per visitarlo tutto. In realtà online leggevo 2-3 ore. È pieno di questi ingressi secondari. Ok, forse ci siamo, dovrebbe essere questo. Già all'ingresso si sentono dei suoni che rendono l'atmosfera spettrale. Wow. Sembra di essere in un'altra dimensione, in un'altra era. Questa divisa mette i brividi comunque. Questa cosa è un po' esagerata. Questi uffici così mi fanno impazzire. Qui sembra quasi di essere all'interno di un sottomarino. Proseguiamo. Bellissima anche questa, la sala delle comunicazioni. Bellissimo questo. Qui abbiamo un altro splendido ufficio con un tavolo. Questa mette i brividi. Ma che stanza è questa? Assurda. Ah, un bagno, non ce la faccio più. Bellissimo. È stato semplicissimo fare la pipì. Ho dovuto centrare la tazza al buio perché non c'era luce nel bagno. Però dai, sono stato bravo. Questo praticamente è un piccolissimo appartamento. Deve essere di qualche ufficiale, secondo me, di qualcuno di importante. È veramente immenso, sembra non ci sia una fine. Tenete conto che è stato costruito tutto all'interno di una montagna, del monte Daiti.
non solo ci si addentra all'interno del bunker per centinaia e centinaia di metri, ma si scende anche di diversi piani, costruito su più livelli. Cioè, è infinito. Stupendo, il Bunkart 1 assolutamente straconsigliato. L'ingresso dovrebbe costare 7 euro, ma li vale tutti. Ci ho messo esattamente un'ora per visitarlo tutto, quindi ci sta. Adesso direzione teleferica da IT Express per vedere la città da un'altra prospettiva. Da IT Express. Anche in questo caso c'è un po' di strada da fare in salita. One ticket. Ok, dopo 15 minuti di teleferica, nonostante il vento forte, siamo arrivati a destinazione. Siamo sul monte Daiti. Adesso faremo un giro qui nella zona, vediamo com'è. Anche qui è pieno di bunker, eh? Lì in fondo è pieno di bunker. Ciao piccolo. Bello. Ok, noi siamo esattamente qui e sostanzialmente questa è tutta una zona perfetta per fare trekking, ma in realtà non ne farò uno vero e proprio perché, come sapete, ho pochissimo tempo. Vorrei trovare quantomeno un punto panoramico. Come vedete qui è possibile noleggiare dei golf cart. Probabilmente sto facendo la strada sbagliata, quindi torniamo indietro. Come me per strada ho incontrato anche altre persone che non sanno effettivamente cosa fare, dove poter andare, quindi credo che ci sia un problema organizzativo o quantomeno una scarsità di segnaletica. Mi sembra tutto così poco chiaro. Ok, ci siamo, dovrebbe essere un bel punto. Ah, qui c'è il mini golf, interessante. Però credo che sia per chi alloggia nell'hotel Daiti. Qui c'è un piccolo trekking. Bene ragazzi, prima che mi perda in questi sentieri, riguardo ciò che abbiamo visto in questo video, vi consiglio assolutamente di andare a vedere il Bunkart 1, magari evitate di vedere il Bunker 2 che si trova in centro perché è molto piccolo e venite direttamente a quello più grande qui sotto il monte Daiti. Dopodiché potete prendere, come ho fatto io, la funivia per salire sul monte Daiti. È un'esperienza carina, niente di particolare. Una volta arrivati in cima c'è pochissimo da fare, a meno che non avete il tempo e la voglia di fare dei percorsi, dei trekking nella natura. Per quello è perfetto. Naturalmente adesso vi risparmierò il viaggio di ritorno. Se questi due video da Tirana vi sono stati utili, vi sono piaciuti in qualche modo, vi chiedo gentilmente di lasciare un like perché per me significa tanto. Iscrivetevi per rimanere in contatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!